Infatti però vedi, non è un caso Assolutamente che però sì. mi parlano di antigravità. Gli stessi archeologi lì del Cairo. Vabbè, evidentemente loro avranno anche qualche altra fischiata nell'orecchio, avranno visto anche qualcosa che non ti possono raccontare perché sennò Zaki Hawass li licenzia, Esatto. perché le cose stanno così, sennò a questa parola non ci sarebbero arrivati. Mm. Certo. Purtroppo devo dire, io l'ho toccato con mano, si vede palesemente che però c'è una censura mostruosa, cioè tu vai proprio lì al Cairo e vedi che c'è uno che comanda, basta. Cioè non vedi 10 equip di persone che lavorano, che fanno studi, c'è sempre la solita TV, il solito archeologo, il solito scavo, cioè si vede palesemente, almeno per quanto mi riguarda, che cioè se la suonano e se la cantano tra di Io loro, però mi questo chiedo, sì, dai. perché allora questa censura? Cioè, perché viene fatta questa censura? Ma chissà che soldi girano Certo, anche la domanda è, dietro. ma certo, ma la domanda è fondamentale. Allora, guardate, tutte le volte che c'è una censura, noi potremmo fare una trasmissione sul tutte le volte che c'è una censura si scopre nella storia che c'è lo stesso motivo. Da Einstein a oggi, Cioè, per esempio, la teoria di Einstein Sì. ha una falla enorme, E uguale mc al quadrato, questa Sì. qui la sanno tutti, ma la maggior parte della gente non sa che quella formula lì viene da un passaggio precedente, che era E quadro uguale M2C alla quarta. Hanno dovuto estrarre la radice quadrata. Quindi E quadro, ne fai la radice quadrata, viene fuori E. È come avere 4 e fai la radice quadrata che viene fuori 2. Se, sto cazzo, viene fuori 2 e viene fuori anche meno 2, perché vi ricordo che meno 2 per meno 2 fa sempre più 4. Allora, l'energia negativa, dove è finita? Einstein dice, siccome io non so che cos'è l'energia negativa, sapete cosa faccio? La tolgo, cioè il secondo risultato dell'equazione non ne tengo conto. E in quell'istante tutto ciò che viene dopo Einstein ha detto che esistono solo i fotoni, gli antifotoni, l'antiluce, l'antienergia, non c'è. Cioè noi abbiamo avuto lì l'ordine di dire che esiste solo metà dell'universo, l'altra metà non la devi vedere. Sì, ho capito, quindi il concetto di antimateria vengono in un qualche modo Allora, esclusi. per quale motivo noi non dobbiamo vedere quella cosa lì? Perché è proprio lì dentro che c'è la spiegazione di come invece i pietroni della piramide sono stati spostati. Perché noi non dobbiamo sapere come è andata la storia? Perché, per esempio, c'è il cover-up sul problema alienologico, no? La gente parla di alieni senza sapere niente, sapendo grosso modo che c'è stata una commissione senatoriale americana che ha detto sostanzialmente sì, gli alieni sono su questo pianeta, abitano sotto il mare, cazzate che poi sostanzialmente potrebbero anche essere vere. Io mi sono occupato di questo fenomeno una quarantina d'anni, quindi qualcosetta, cioè le mani nella marmellata l'ho messe. Ma il problema è lì, anche perché lì c'è questo grosso insabbiamento, perché il problema non è il problema se gli alieni ci sono o non ci sono, questo è un problema finto. Il vero problema è se gli alieni ci sono, cosa cazzo vogliono da noi? Questa domanda il senatore tal dei tali non l'ha mica mai proposta alle gole profonde che sono andate lì al Senato a dire sì, noi lo sappiamo, gli alieni ci sono perché abbiamo visto i documenti. Come mai quella che era la domanda delle 100 pistole non è stata fatta? Perché se ti fai quella domanda ti devi rispondere e allora scopri che l'alieno, la cosa importante non è la presenza dell'alieno, è cosa vuole l'alieno. Parliamo di piramidi. Quando noi andiamo indietro e vediamo che un signore viene messo dentro un sarcofago e sottoposto a vibrazioni, si stacca una parte energetica di questo signore e entra nel faraone e lo rigenera, quella cosa lì non si deve sapere. Cioè non si deve sapere che l'essere umano è fatto di una parte animica, una parte mentale e una parte spirituale, che se riunificate insieme, come all'inizio dei tempi, costruiscono la coscienza. E la coscienza, la prima cosa che fa, essendo il creatore, se ne strafotte di chi governa su questo pianeta. Vero. È chiaro. Questo è il problema fondamentale. Ma quindi, professore, però, tornando appunto sul discorso delle piramidi e diciamo questa longevità del faraone una volta immerso in questo vascone, ma quindi si parla anche di immortalità, è corretto? Perché È corretto. E guardate cosa c'è scritto nel mito. Nel mito, noi abbiamo il mito più vicino che è il mito della civiltà greca, no? Sostanzialmente i greci a un certo punto, che prima c'era un periodo in cui vivevano e camminavano con l'uomo.
a un certo punto c'è stato un secondo momento che avviene dopo il diluvio universale, in cui gli dei si mettono da una parte sul Monte Olimpo, ci Mhm. raccontano così a scuola, Certo, sì. e stanno per i cazzi loro. Allora, e si dà la falsa idea che i dei siano immortali. Mm. Guardate, non è così. E gli dei sono di due tipi. Il dio di prima generazione e gli dei di seconda generazione. Il dio di prima generazione è il mai nato, Ok. Cosmocronos, l'onnisempiterno. I figli di questi invece sono nati, hanno iniziato e devono rimanere vivi. E per rimanere vivi devono bere una cosa, un unguento, un liquido che nelle diverse storie di tutto il mondo prende nomi diversi. Per esempio, nella Valle dell'Indo c'è l'Amrita. L'Amrita è quel strizzamento dell'universo che, se bevuto, gli dei possono continuare a rimanere in vita. Questa Amrita che cavolo è se non lo strizzamento dell'essere umano? Il Dio prende da noi la capacità di rimanere vivo Come? per sempre, Ho capito. perché non Sì. ha voglia di morire. Perché? Come? Perché la parte animica non è una cosa neweggiana, la parte animica è un gruppo di vettori e di tensori che ha la caratteristica di avere l'asse del tempo, come dice Alan Aspect, che ha vinto il premio Nobel su queste cose, non locale, cioè la parte animica non muore mai, è al di fuori del tempo. Vuol dire che è immortale, che non vuol dire che è eterno. Mhm. Eterno vuol dire un'altra cosa. Ok. Immortale. Allora, l'alieno, per esempio, l'antico egiziano con il capoccione allungato, non hanno parte animica e vogliono la parte animica dell'essere umano. Questo c'è scritto in tutti i libri, in tutti i miti, e c'è scritto anche in tutta quella misteriosa letteratura più o meno esoterica di cui i massoni non vogliono far comprendere la realtà, perché la massoneria che cosa vuole? Vuole l'agnosi per sé, mica per gli altri. Sì, è chiaro. Però come mai poi, cioè, tipo, adesso invece c'è tutta questa evoluzione, però, che sembra più un'involuzione che un'evoluzione. Mm. Cioè, dove siamo andati a finire? Se c'era tutti Allora, questi grandi segreti, vedete, certo, dov'è il adesso il problema è faraone? questo. Che Il cioè, problema è, guardate, tutto è scritto nel secondo principio della termodinamica. Il secondo principio della termodinamica dice: l'entropia dell'universo aumenta sempre. L'entropia è la coscienza. La coscienza è immisurabile perché è al di fuori, se volete, di tutto. Mm. Non ha spazio, non ha tempo, non ha energia, è un universo non locale. È la consapevolezza della coscienza che può essere misurata. È come se io avessi 100 milioni di dollari in banca, ma non so di averli. 100 milioni di dollari è la coscienza. Il fatto che io sappia di averne più o meno è la mia consapevolezza. Certo. Allora, per il secondo principio della termodinamica, un essere umano non può tornare scemo. La consapevolezza aumenta sempre. Nell'istante in cui la consapevolezza aumenta sempre, si comprende chiaramente che noi siamo venuti qui come creatori dell'universo per fare l'esperienza della vita. Un'esperienza che prevede l'unica cosa che la coscienza non sa, cioè che cosa vuol dire essere in due, perché la coscienza è uno. Allora, la coscienza non è perfetta fino a che non ha capito che cosa vuol dire abitare in due. È per questo che crea l'universo, un universo duale in cui ci siano buoni, cattivi, acceso, spento, Sì. destra, sinistra, maschi, femmine. Le cellule si dividono in due, non si dividono in tre. Le reazioni chimiche sono per urti bimolecolari. Non esiste una reazione chimica con un urto trimolecolare. Il più e il meno, il per e il diviso, il logaritmo e l'esponenziale, tutto duale. E noi siamo qui per vivere la separazione. In questo contesto, l'aspetto finale di questa consapevolezza è nella morte, cioè te devi accettare la morte, perché attraverso l'accettazione della morte tu comprenderai che la morte non esiste. In questo universo non muore nessuno veramente. Ecco, l'alieno, il dio tecnologico degli antichi, ha paura di morire e non vuole farlo e viene a prendere la nostra energia per evitare di fare l'esperienza finale, perché lui ha paura di fare questo. Gli antichi, come i nostri governanti, che sotto sotto fanno quelle strane messe massoniche, Sì, rituali. di cui si parla tanto ultimamente, sono tutti
tutti legati all'allungamento della propria vita, in rituali che prendono spunto dall'antico rituale egizio, perché il movimento rosacrociano nasce con Tutmosis III che fa un inno ad Horus e parla per la prima volta della rosa e della croce in quel contesto. Quindi questa gente che non ti vuole dire che cosa sta cercando di utilizzare l'umanità, gli esseri umani, che siano i governanti dell'Europa Unita, che sia la von der Leyen o che sia il dio Tot, non cambia nulla. Noi non dobbiamo sapere che siamo ciucciati dagli altri perché gli altri debbano rimanere vivi, perché quelli, non avendo consapevolezza e coscienza di sé, hanno paura di fare le esperienze della morte. Pensi che prima o poi questo Assolutamente tuo sì. pensiero... L'entropia aumenta sempre, anche se noi non facciamo nulla, ci accorgeremo prima o poi che le cose stanno così, o volenti o nolenti, e in quell'istante scompariranno tutti coloro che oggi fanno finta di essere i nostri governanti. Quindi se io dovessi chiedere a Corrado come lo vede il mondo fra 100 anni? Dunque, io preferisco vederlo fra 200 anni. Ok. Fra 200 anni la società sarà modificata, cioè non ci sarà più il denaro, perché il denaro non va bene. Il denaro non va bene in nessun modo, né elettronico né non elettronico, perché il denaro è un sistema che divide la società in molti poveri, pochi ricchi. Beh. Quindi agisce sulla simmetria dell'universo. Siccome l'entropia, secondo principio della termodinamica, cioè consapevolezza che noi abbiamo di noi stessi, dipende da un parametro che è la simmetria, e siccome l'entropia non può essere bloccata, cioè non può tornare indietro, al massimo può essere rallentato il suo sviluppo, chi comanda, che conosce perfettamente questa cosa, vuole che noi si rimanga stupidi. Perché si rimanga stupidi bisogna che l'entropia non cresca, quindi bisogna che la società abbia delle divisioni, abbia dei parametri che dividono per esempio i poveri dai ricchi, per esempio i maschi dalle femmine, per esempio gli arabi dagli ebrei, per esempio i maomettani dai cattolici, per esempio i russi dagli americani, perché è così che chi comanda potrà rimanere al suo posto, perché noi non capiremo mai che chi comanda è un truffatore. E quindi fra 200 anni come saremo? Fra 200 anni non ci saranno più soggetti del genere, ci sarà una società come il film Pianeta Verde, cioè vivremo tutti in campagna, non avremo più i telefonini. Perché usare la tecnologia per parlare quando noi siamo sicuramente in grado di parlare tra di noi con la nostra testa? Interconnessi. Assolutamente sì. La storia qualcuno potrebbe sentire questo discorso e dire vai, è impazzito Malanga, è diventato neweggiano. Guardate che questo discorso noi lo potremmo, io l'ho fatto una volta, ci ho messo 2 ore e mezzo per dimostrare che il fisico Mech, che è un fisico e un filosofo tedesco di metà del 1800, aveva messo le basi per stabilire che l'universo è fatto di un oggetto solo, noi, che siamo una cosa sola, e con quello ci studia la forza di gravità, che nessuno oggi sa che cos'è. Pensate che nessuno oggi sa che cos'è la materia, sa che cos'è la gravità. La gente che si riempie le parole con fotone, fagli disegnare un fotone a un fisico, e il fisico non lo sa disegnare. Questo cosa vuol dire? Che non ha la più pallida idea di come è fatto. Quindi pensate che noi non sappiamo perché di notte il cielo è buio. Non so se ci avete mai pensato, c'è un paradosso che si chiama paradosso di Obers, 1700. Questo un giorno si è svegliato e ha detto: ma perché di notte il cielo è buio? Ogni stella emette un fotone, le stelle sono infinite, di notte ci dovrebbe essere un casino di fotoni sulla Terra. Come mai invece è buio? E lì si sono scatenati tutti gli scienziati del mondo e non sono ancora riusciti a trovare una spiegazione del perché di notte il cielo è buio, a meno che non si prendano in considerazione le esistenze dell'energia negativa di cui si parlava prima. E allora te capisci, ecco perché qualcuno a quel tempo ha messo le carte in modo tale che non si dovesse capire questa cosa.
e ci metto un punto interrogativo. È stato fatto di proposito oppure no? E quindi in termini pratici come ci vediamo, come si vede allora, professore? Io mi vedo in campagna, in una città, in una società che non vive in verticale, ma in orizzontale, dove sostanzialmente le automobili vanno con una fonte di energia che potrebbe essere quella un'energia pulita, che non ha niente a che fare col petrolio, quindi non ha neanche a che fare con l'elettricità, se vogliamo. Quindi, professore, Sì. niente cellulari, tutti più interconnessi tra di noi. Dunque il problema del cellulare è semplice, noi abbiamo bisogno dei cellulari perché soffriamo in questo momento sociale di una cosa fondamentale, cioè non sapendo chi siamo ci sentiamo soli. E allora quando ci sentiamo soli abbiamo bisogno di qualcuno che parli con noi, e siccome con noi non ha tempo di parlare nessuno, ecco che c'è l'intelligenza artificiale che parlerà con noi. Non solo, ma se andiamo avanti di questo questa branda, diciamo così, quello che succederà è che noi faremo anche l'amore con l'intelligenza artificiale. Vabbè, Assolutamente. ci sono già dei film. È vero, Ma è vero. questo vuole... Questo Professore, lo però vuole... le dico una cosa, io sono più tradizionalista, preferisco il metodo antico. Sì, lo so, ma io capisco questo, però è il nostro... nel fare l'amore con uno, con una, noi sostanzialmente ci confrontiamo con l'altro, che siamo sempre noi, e quindi acquisiamo quella parte di consapevolezza che non abbiamo. Nell'istante in cui il governo capisce questo, ti mette di fronte sempre a una macchina, così tu non ti potrai più confrontare con te stesso, che vedi nell'altro, e rimarrai stupido. E questo al governo fa piacere. Vabbè, questo è chiaro. Però da un lato io sono quasi colpito perché comunque la tua visione di un futuro è bella. Cioè, in un mondo in cui tutti hanno una visione dove terze guerre mondiali, distruzioni di massa, eccetera, eccetera, alla fine la tua è bella. Guardate, bello o brutto è duale, e in realtà noi dovremmo imparare a parlare senza aggettivi. È una visione armonica più che bella, cioè dove tutto è in armonia, dove tutto respira con la stessa frequenza. In quel contesto per forza deve essere così, perché l'entropia ti porta a equalizzare il segnale dell'universo, si potrebbe dire così. Quindi finisce così per forza e in modo spontaneo, perché il secondo principio della termodinamica dice che una pallina su un monte spontaneamente scende a valle. Vero. Cioè da un'energia elevata si scende a un'energia più bassa, e lo fa per forza di cose. Più passa il tempo, più andiamo in quella direzione. O che i nostri governanti vogliano o che non vogliano, le cose andranno così. Il problema è che innanzitutto questi personaggi sono in parte quello che io mi sono creato, perché se è vero che io sono il creatore dell'universo, io creo al di fuori di me la parte di me che non ho capito, la parte di me che non ho accettato. Io sostanzialmente non accetto di essere un cretino e me li trovo tutti di fronte, sempre in continuazione, ma devo accettare che anche loro in qualche modo devono, col tempo, io devo essere più buono con me stesso, cioè devo accettare che loro capiscano anche con tanto tempo a disposizione, cioè devo aspettare, perché se siamo tutti una stessa cosa e tutti poi finiremo in un mondo oltre la morte fisica dove tutti torneremo a essere uno, io vorrei che questo accadesse domani mattina, perché già a 74 anni mi sono rotto le palle di stare su questo pianeta. Però giovane, devo professore. aspettare che tutti in qualche modo si passi di là, perché se solo uno di noi rimane di qua è un pezzo di noi, e quindi io devo e faccio ammenda. Io non sono razzista, non sono mai stato razzista, però con i cretini sono ancora razzista, ma questo ecco perché sono circondato da cretini. Certo. Bene. Beh sì, effettivamente anche noi devo dire che siamo abbastanza circondati. Sì. Beh, no, A questo punto ci siamo creati noi. E infatti mi verrebbe da dire, allora ognuno ha l'haters che si merita, cioè Giusto, nel senso che alla fine... Però dobbiamo essere di larghe vedute, come il professore è futtitin, si dice, no? Beh sì, o comunque accettare il fatto che fanno parte del nostro cammino e del nostro personaggio, perché alla fine è quello. Beh, ma c'è una cosa che invece il professor Corrado tornasse indietro cambierebbe nelle sue ricerche, nel suo modo di essere, di esporsi? Cioè c'è qualcosa che dici no, quella roba lì non l'avrei fatta?
Dunque, questa domanda non ha senso. Non ha senso perché se io tornassi indietro, secondo il secondo principio della termodinamica e secondo Ilya Prigogine, che ci ha vinto un premio Nobel su questa cosa, la freccia del tempo va in una sola direzione fino a prova contraria e quindi non posso tecnicamente tornare indietro. Se torno indietro, e se potessi tornare indietro, allora vorrebbe dire che tornerei stupido, come ero allora, e che quindi farei ovviamente le stesse cose che ho fatto allora. È chiaro che ora, da questo punto di vista, dire con la mia consapevolezza alcune cose non le farei più, ma non ha senso perché tornando indietro tornerei scemo. In realtà, e aggiungo questo, noi non sbagliamo mai, non c'è una persona che fa qualcosa di male o qualcosa di bene, che è duale. Noi facciamo sempre in quell'istante storico quello che noi siamo capaci di fare. Al massimo, diamo il meglio di noi stessi, anche se quel giorno ammazzo 40 vecchiette a coltellate, perché in quell'istante io non potevo fare di meglio. Poi è chiaro che magari passa il tempo e dopo 40 anni di ergastolo io mi posso venire in mente di dire, se non ammazzavo 40 vecchiette forse oggi avrei avuto una vita diversa, ma non ha senso, perché comunque il problema non è che ci sono i buoni ed i cattivi in questo universo, ci sono persone più o meno coscienti. La coscienza va in una sola direzione, come l'entropia che va da 0 a infinito, diciamola così. Non c'è una meno entropia, almeno in questo universo non è così. Quindi noi tutte le cose che vediamo, che sono tutte duali, acceso, spento, cattivo, buono e così via, alto, basso, maschio, femmina, l'entropia è l'unica cosa cioè la coscienza, la consapevolezza, è l'unica cosa che va in una sola direzione. Non esistono persone che hanno sbagliato, esistono persone che in quel momento non erano armonicamente consapevoli. Siamo qui per imparare la questione della consapevolezza. Certo. Professore, c'è una domanda che le voglio fare. C'è qualcuno nel web che dice che lei in questo momento è più un personaggio anziché un ricercatore. Lei a questa domanda che cosa risponderebbe? Ma se vogliamo vederla in modo duale, queste osservazioni, chiamiamole così, non le chiamiamo critiche, Sì. potrebbero essere vere se interpretate in un certo modo. Però le persone, che poi tra parentesi non vanno neanche giudicate, perché se te giudichi vuol dire che sei polarizzato, sei da una parte e giudichi l'altro che potrebbe essere dall'altra parte. Siccome la dualità esiste solo se tu la stai creando e la crei perché credi che esista, e quindi se tu la crei perché credi che esista, la dualità ti torna addosso. Questo comincia alle scuole elementari, quando la maestra ti dice che ci sono i buoni e i cattivi, e lì bisogna distruggere la scuola elementare e ricominciare da capo. Ma se la dualità non esiste, io non posso essere un personaggio, perché dire questo vuol dire che te mi hai comunque categorizzato. Allora io lo ridico. Io, almeno dal mio punto di vista, vedo le persone che possono parlare di cose, che possono parlare di persone o che possono parlare di idee. Allora a me delle cose, delle persone non me ne importa niente, mi interessa solo delle idee. Certo, le idee sono importanti perché si agganciano alla persona che le ha emesse, Certo. ma a questo punto non ci sono più i personaggi, ci sono le idee che caratterizzano i personaggi. Mi piace Pi Greco, questa cosa. come dicevo, Pi Greco non è né di destra né di sinistra, non ci sono idee di destra o di sinistra, ci sono idee e basta. Paolo, io non c'entra niente adesso No, con lo il so dove sottosopra, andare. ma ho sentito prima un intervento del professore e allora a me me la son tenuta, però adesso voglio chiedere una spiegazione. Professore, lei prima a un certo punto ha detto quando Bergoglio era vivo. Questa roba qua mi ha fatto quasi cadere dalla sedia. Questa roba qua mi ha un attimo destabilizzato, un po' perché noi abbiamo dei pensieri, ma a riguardo volevo conoscere qual era il suo pensiero visto questa affermazione. Sì, io l'ho detto apposta, devo dire la verità, vi ho utilizzato come come un esperimento, cioè ogni tanto io lancio un amo e dico vediamo se abbocca, no? E voilà. Perché sostanzialmente la mia vera natura è essere una merda e allora mi piace fare queste cose qui. E il problema è che Bergoglio si può considerare morto in due modi diversi. È morto come personaggio reale perché non ha più niente a che vedere con la realtà. La Chiesa ha fatto negli ultimi mesi
la Chiesa Cattolica, una serie di figuracce mostruose, non capendo come si comunica con le persone, e questo è dovuto al fatto che dietro la Chiesa c'è una massoneria particolare che di comunicare al popolo non gliene è mai importato nulla. La Chiesa deve stare lì e comandare. In questo momento nella Chiesa ci sono due teste della massoneria che sono, io li chiamo così, Deva e Asura, che dal mito sono i due gruppi di dei che comandano nella Valle dell'Indo, che è il mito più antico che noi abbiamo a disposizione. Beh, detto questo, che lui sia vivo o che sia morto non ha più nessuna importanza. Qual è la definizione di vivo o di morto? Vedete, noi crediamo che la definizione sia: uno è vivo, come io sono vivo, mi muovo, uno morto è uno che non si può più muovere, sta dentro una bara e sta fermo. In realtà la definizione di vivo e di morto va oltre questo dualismo concettuale. Perché? Perché la coscienza non è né viva né morta. La coscienza appare viva quando fa qualcosa e si manifesta attraverso il fare. Quando la coscienza avrà capito tutto e non farà più niente perché non ha necessità di creare l'universo, perché l'universo gli serve per fare l'esperienza, fatta l'esperienza, fine, la coscienza muore? No, la coscienza è in stand-by, cioè non è morta. Vivo e morto in quell'istante è la ultima barriera a comprendere della dualità, vivo e morto contemporaneamente. Pensate che cosa meravigliosa, è come dire essere onda o particella in fisica quantistica, è come dire i due stati quantistici del computer quantistico di Google che si sono sovrapposti per vedere l'universo in un unico modo possibile. Da questo punto di vista, Bergoglio non può più fare niente, non è né vivo né morto, ma è vivo e morto insieme. Dopodiché si può anche fare del gossip e dire: sostanzialmente la sua voce era ricostruita con l'intelligenza artificiale, le fotografie l'intelligenza artificiale ha detto che non è lui, vuol dire che è una copia. Questa copia da dove viene fuori? Ci possiamo pensare. Ma sul balcone era però... vivo, secondo te, prof? Cioè, quando l'hanno messo sul balcone, era lui. Quando l'hanno messo sul balcone, quella cosa che appariva viva, forse lo era. Perché non so chi era, ma c'è uno che gli dice: Sua Eminenza, come che lo chiamano, vuole dire due parole, e lui gli fa il cenno di sì, e poi dice la signora dei fiori gialli. Cioè, mi sembrava anche un che po'... è qualcosa che non c'entra niente, cioè è come se avessero messo un programma, lui dovesse dare una risposta e ha dato una risposta a cazzo, quindi il programmatore del programma ha fatto un lavoro sbagliato. Va bene, allora io non andrei oltre, Paolo, in questo momento, perché magari in una prossima puntata Però posso strappare un'ultima promessa al prof. Io lo so, anche più di una, Paolo. Mi farebbe piacere, perché so che tanti dei ragazzi, delle persone che ci ascoltano, sono molto appassionati all'ipnosi regressiva. E il professore è un massimo esponente. Esatto, tu sei stato un punto di riferimento su questa cosa qua, e noi l'abbiamo anche provata in prima persona. Sarebbe interessante poter fare una puntata sull'ipnosi regressiva. Così sfatiamo alcuni miti e facciamo vedere che l'ipnosi, fatta nel modo in cui va fatta, è una procedura ripetibile scientificamente. Ringraziamo tantissimo il professor Malanga di essere stato con noi, grazie veramente tanto. Grazie a voi.